I 7 passi per incominciare ad investire da zero a un investitore consapevole. Oggi faremo una guida pratica, quindi state qui, composta di 7 passi, ok? Il primo passo sarà cercare di capire perché è importante investire. Il secondo, quali sono le basi da tenere in considerazione prima di investire. Il terzo passaggio è capire le tipologie di investimento, quelle a basso rischio, quelle a medio ad alto rischio. Il punto numero 4 sarà capire come fare questi investimenti, quindi quali strumenti utilizzare, no? Quindi il broker, come aprire un conto corrente, come aprire un conto di investimento. Punto 5, come gestire e monitorare il portafoglio. Numero 6, come affrontare gli aspetti fiscali che normalmente nessuno considera. E per finire, numero 7, una parte fondamentale, comprendere quali sono i rischi insiti all'interno degli investimenti e imparare a gestirli. Quindi state qui ragazzi in questo video, questo sapete che è il canale M per Money, un canale che parla di finanza personale, che quindi parla di risparmi, di investimenti in una maniera semplice, diretta ed operativa. Quindi ragazzi per favore iscrivetevi al canale e proseguiamo immediatamente parlando della prima sezione del nostro video. Il primo passaggio qual è? Perché è importante investire. Ma prima di tutto, che cos'è l'investimento? Cioè l'investimento è quando intendiamo mettere il nostro denaro in qualcosa che ha il potenziale di farlo crescere nel tempo. Okay? Questo potrebbe significare investire in azioni, quindi comprare azioni in una società, acquisire obbligazioni o perfino investire in immobili, quindi in case, per intenderci, no? La differenza principale tra risparmiare ed investire sta nel fatto che il risparmio nel tempo rimane invariato, cioè tu guadagni una cifra, ipotizziamo, la risparmi di questi 100 euro che tu guadagni, 20 li metti via, quello viene chiamato risparmio. Se tu quei 20 euro invece li investi, cioè cerchi di farli crescere, perché fai delle attività che hanno il potenziale di far crescere quella cifra, allora si parla di investimento. Ok? Questo è un punto fondamentale da tenere in considerazione, perché molto spesso nella finanza si parla, e anche quando andate in giro, della necessità di investire, ma uno molto spesso non sa che cos'è l'investimento e a che cosa serve, qual è la differenza principale tra risparmio e investimento. Ma perché è così importante investire? Beh ragazzi, è fondamentale investire nel mondo moderno, prima di tutto per battere l'inflazione. Voi sapete benissimo che ne ha parlato e ne parla Mattarella continuamente. Uno dei problemi principali dell'Italia è quello di avere effettivamente degli stipendi che non crescono nel tempo e che rimangono costanti negli anni, ma direi anche nei decenni. Questo è un grave problema perché i prezzi invece aumentano nel tempo, i prezzi dei beni che noi compriamo, di qualsiasi cosa, dell'energia, del supermercato, della benzina. Quindi cosa succede? Che i prezzi dei beni che noi acquistiamo, il costo della vita aumenta, mentre gli stipendi rimangono stabili. Quindi cosa succede? Che il nostro gap tra quello che guadagniamo e quello che spendiamo piano piano si riduce. Ok? Perché? Perché c'è inflazione. Quindi per avere un futuro finanziario solido, in qualche modo, o aumentiamo il nostro stipendio, che non è sempre facile, soprattutto in una realtà come quella italiana, fortemente, come dire, tradizionalista da questo punto di vista, quindi di resistenza dall'aumento dello stipendio, lo vedete, ne parla Mattarella continuamente, è molto importante investire, cioè cercare di far crescere quella cifra. E poi perché è importante farla crescere? Perché noi dobbiamo pensare al futuro. Il futuro non è solamente quando abbiamo una certa età, perché abbiamo dei figli, abbiamo una casa da mantenere, e quando abbiamo un'età nella quale probabilmente non abbiamo più un reddito fornito da un lavoro. Cioè cosa vuol dire? Che magari andiamo in pensione e quindi non prendiamo più uno stipendio come quello precedente, perché appunto c'è una riduzione in termini importante del nostro emolumento. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente noi, se vogliamo mantenere il nostro livello di vita, dobbiamo in qualche modo avere
un'integrazione del nostro stipendio con qualcosa di extra, e questo extra ci è dato dall'investimento, ok? Tony Robbins ne parla spesso e volentieri nei suoi incontri di questo punto, ed evidenzia come sia importante nella fase iniziale della nostra vita e anche centrale della nostra vita di accumulare i soldi, mentre nella parte finale della nostra vita, quindi dai 55 ai 60 anni, decumulare, quindi quando andiamo in pensione c'è il momento del decumulo, cioè quello che abbiamo investito viene in qualche modo liberato dagli investimenti per poter essere utilizzato quando siamo in pensione. Quindi a causa dell'inflazione, a causa, o meglio, a fronte del fatto che la vita cambia, le nostre esigenze cambiano e noi possiamo andare in pensione, c'è l'importante necessità di investire. E poi perché? Perché chiaramente non è detto che noi possiamo mettere a terra i nostri desideri con lo stipendio che noi normalmente prendiamo, perché lo stipendio che normalmente prendiamo ci aiuta in qualche modo a rispondere alle necessità basiche della nostra vita, no? Quella di mangiare, di avere un tetto sopra la testa, di avere una macchina per la mobilità, sì, avere magari qualche piacere, andare al ristorante o via discorrendo, ma se uno volesse avere l'ambizione o il desiderio di mettere a terra qualcosa di più importante, come permettere ai figli un percorso scolastico di un certo livello, magari all'estero, attivare una propria attività imprenditoriale o tutto, c'è bisogno di un capitale che diventi importante e quindi ci permetta in qualche modo di rispondere a queste nostre esigenze, e per farlo dobbiamo investire, perché lo scopo dell'investimento è appunto quello di moltiplicare il capitale. Ok? Quindi per queste tre ragioni, secondo me è fondamentale andare ad investire. Abbiamo capito quindi che cos'è l'investimento e perché è importante farlo. Adesso dobbiamo cercare di capire, prima di fare l'investimento, che cosa dobbiamo fare. Ok? Perché bisogna creare le basi per investire. La prima cosa della quale noi dobbiamo essere consci è il fatto che dobbiamo costruire un fondo di emergenza, ok? Non bisogna mai andare ad investire senza avere questo fondo di emergenza. Il fondo di emergenza è un'importante rete di sicurezza che ci aiuterà a far fronte a degli imprevisti, come potrebbe essere una spesa improvvisa, facciamo le corna, la perdita del lavoro o qualsiasi altra situazione urgente. Idealmente uno dovrebbe avere abbastanza soldi avere dei soldi messi da parte per coprire le spese per almeno 3-6 mesi, le spese vive, ma si parla molto spesso, molti consigliano di arrivare anche ad un anno, ok? Quindi ipotizzando che tu guadagni 1.000 euro al mese, devi tenere chiamiamola liquidità, in un fondo sicuro almeno 6-12 mila euro, ok? Perché tu sai che quei 1.000 euro ti servono per vivere, ti bastano per vivere, quindi devi averci. Ok, quindi prima di partire ad investire noi dobbiamo creare un salvagente, qualcosa che ci faccia dormire tranquilli nel caso in cui abbiamo degli imprevisti, perché qua una volta che andiamo ad investire è assolutamente sconsigliato andare a liberare quei soldi per necessità. Bisogna liberare e disinvestire solo nel momento in cui il nostro progetto, la nostra strategia decide che quello è il momento di andare a disinvestire. Ok? Quindi questo è il numero uno, avere un salvagente. Numero due, avere una situazione chiara dei debiti che si hanno aperti. Allora, chiaramente se si hanno dei debiti legati a degli eventi importanti, no? Come potrebbero essere quelli di l'acquisto di una casa, quindi di un bene immobiliare, chiaramente quelli possono rimanere e noi possiamo andare ad investire, ma se abbiamo dei debiti, come dire, personali legati ad alto interesse, no? Quindi non quelli legati a un mutuo, ma quelli magari legati all'acquisto di una televisione, ad un bene voluttuoso, direi, no? Quindi all'acquisto di una macchina che ci costa magari il 6-7% l'anno,
ogni rata, ecco, allora ha un senso in questo caso rivalutare il nostro investimento e prima di farlo andare a cercare in qualche modo di ridurre il nostro debito o addirittura di chiuderlo. Ehm, Secondo me questa è la parte fondamentale, cioè meglio ripagarli prima di iniziare ad investire, perché così liberiamo il nostro reddito da queste spese, no? E potremo in qualche modo avere più sicurezza del fatto che avremo i soldi per pagare le proprie spese e quindi nel momento in cui avremo delle spese improvvise potremmo farne fronte e poi perché avremo più soldi da risparmiare e potremo andarli ad investire, perché l'investimento, lo vedremo più avanti, non è una tantum, non è che io apro un, un conto e poi vado a investire tutto oggi e per 5 anni non investo più. L'investimento richiede una certa strategia, un certo timing che andremo a vedere, quindi richiede un investimento ripetuto ehm, nel tempo, ok? Ehm, Questi secondo me sono i due punti fondamentali, no? Quindi avere sicuramente un fondo da parte, sapere di non avere dei debiti altissimi che magari possono anche aumentare nel tempo, perché se abbiamo dei tassi legati magari ai tassi di interesse, allora quello diventa anche preoccupante, no? Quindi questo secondo me è un punto fondamentale, cioè quello di andare a valutare questi due aspetti. Ehm, Chiaramente io non l'ho considerato questo punto, però tenete anche in mente, non me lo sono segnato, ma tenete anche in mente di cercare di valutare quali possono essere le spese future vostre. Quando parlo di salvagente, chiaramente quello deve essere un extra, cioè voi non dovete pensare a quel salvagente come qualcosa che vi salva nel momento in cui avrete un figlio, non è quello lo scopo è quello di avere una spesa improvvisa, non preventivata, sapete che prima o poi magari avrete dei figli e desiderate averli o che volete cambiare casa, quindi quello non sta in una spesa imprevista, sapete che prima o poi ce l'avete, quindi non dovrete usare quelle spese, quel salvagente per andare a fare le spese impreviste. Una volta chiaramente, e questo è il primo punto di questa nostra analisi, no? Su quali siano i punti da toccare, da analizzare prima di andare a investire, uno è quello di preparare le nostre finanze. Il punto numero due, secondo me, è di cercare di stabilire quali sono i nostri obiettivi. Ogni volta che facciamo qualcosa dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo, cioè perché stiamo facendo qualcosa e in questo ci serve in maniera preponderante. Perché andiamo ad investire? Vogliamo in qualche modo fare un viaggio? Vogliamo acquistare una macchina? Vogliamo pagare l'università? Oppure semplicemente vogliamo avere il capitale per andare in pensione, per comprarci una casa, per avviare un'attività? Cioè abbiamo un obiettivo di breve termine, abbiamo un obiettivo di lungo termine, abbiamo un obiettivo voluttuoso, quindi l'acquisto di un'auto, o abbiamo un obiettivo perché quei soldi ci servono per creare il nostro futuro lavorativo successivo, perché vogliamo comprare un negozio e avviare un'attività, no? Imprenditoriale. Questo è fondamentale da fare prima di investire, perché alla nostra strategia, in base all'obiettivo che abbiamo, cambia nettamente la nostra strategia. Una cosa è andare a investire per comprare, per andare in vacanza, ok? E quindi ci servono 5-10 mila euro, è un obiettivo di breve, voluttuoso. Un'altra è pensare di avere i soldi per andare in pensione, quindi un obiettivo di lungo periodo, di 30 anni di investimenti, eh, che sono per il nostro futuro, ecco, no? Quindi sicuramente questo è il secondo punto da considerare. Il terzo, collegato al nostro obiettivo, è quello di capire l'orizzonte temporale e chiaramente il nostro rischio, cioè quando si va ad investire, oltre a capire cosa voglio con l'investimento, quindi voglio aumentare il mio capitale, voglio avere una rendita
mensile, semestrale, attraverso una politica di dividendi, quindi prendere dei soldi che vengono dati dalle azioni, questo è il primo punto, ma il secondo è anche capire per quanto voglio investire, no? Voglio investire per 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni. È chiaro che la dottrina ci dice che più stiamo investiti nel mercato, meglio è, più possiamo guadagnare e più si abbassa il rischio. Questo è fondamentale. Chi gioca nel breve termine, chi gioca nel medio termine, chi investe nel medio-breve termine ha la possibilità di rischiare molto di più il proprio capitale rispetto a chi sta per lunghi periodi investito all'interno del mercato azionario, obbligazionario, anche degli immobili. Quindi capire, io una volta che ho questo obiettivo, faccio un esempio, crescere il mio capitale per andare in pensione a 60 anni avendo un bel gruzzoletto, ok? Ho un orizzonte temporale quindi di 30 anni, perché adesso ho 30 anni, so che vado in pensione a 60. Qual è la mia tolleranza al rischio? Questa è un'analisi da fare prima di andare a investire e vi assicuro ragazzi che questo punto è molto spesso dimenticato perché si riferisce alla nostra disposizione psicologica e finanziaria a sopportare un po' le fluttuazioni dei nostri investimenti. Um, Normalmente chi investe ed è nuovo pensa che l'investimento che noi facciamo sì possa scendere o salire, ma lo faccia all'interno di un range molto ristretto. Invece, in realtà, in molti casi può succedere che parlo in particolare delle azioni, la nostra azione che compriamo a 100 nel giro di 2 mesi vada a 20 e quindi magari tu perdi il 50, 60, 80% del valore di quell'azione nel giro di 2 o 3 mesi. Non c'è niente di cui stupirsi, ragazzi. Quindi bisogna capire che questo all'interno dei mercati può succedere, si può succedere anche di comprare una casa che si pensava avesse determinate caratteristiche, fosse un buon investimento, non ci siamo accorti della perdita sul tetto e quindi abbiamo ulteriori spese da affrontare. Quindi quello che voglio dire è che onestamente la prima cosa da fare è capire la nostra tolleranza. Sappiamo dormire la notte nel momento in cui vedremo che il nostro investimento non sta andando bene? Perché? Perché se giochiamo nell'orizzonte del lungo periodo, anche se ci sono momenti che non vanno bene, non è un problema, lasciamo lì, facciamo gli aggiustamenti che dobbiamo fare, sappiamo che però entro 8 anni non solo rientreremo dei soldi che abbiamo investito, ma probabilmente ne guadagneremo. Ma se noi viviamo con ansia ogni salita e discesa, probabilmente la nostra tolleranza al rischio è molto bassa e quindi saremo propensi a fare degli errori, cioè ad agire sull'emotività e quindi a vendere e acquistare nel momento dell'emotività che abbiamo e quindi sicuramente perdiamo. Questo nel lungo periodo perderemo. Non bisogna mai legare la parte emotiva con la parte degli investimenti. Bisogna avere una strategia e seguirla fino alla fine, senza farsi prendere dall'emotività. Dato che questa cosa molto spesso è difficile da comprendere perché chi investe all'inizio pensa magari di avere un certo rischio e una certa tolleranza al rischio, in realtà molto spesso poi si accorge che è totalmente diversa, che ogni minima perdita lo fa stare male o che anche quando incomincia a guadagnare deve prendere perché è talmente avido che deve subito prendere quel guadagno e in nessuno dei due casi la situazione va bene. Quindi cosa si può suggerire di fare? Quello che bisogna fare è fare delle prove con dei piccolissimi capitali e incominciare a capire qual è la propria propensione al rischio. Non partite mai con 50-100 mila euro investiti perché veramente vi fate del male perché poi sarete guidati dall'emotività e non dalla razionalità e questo è il peggiore un vostro nemico all'interno degli investimenti. Quindi abbiamo parlato di perché è importante investire, di cosa fare prima di investire, ora parliamo invece del terzo nostro passaggio, del nostro step, quali sono le tipologie di investimento, ok? Um, Dunque, io le dividerei, e me lo sono segnato anche sul mio script, ehm, praticamente in due tipologie, no?
una di basso rischio e una di medio ed alto rischio. Questo perché? Perché secondo me, come dicevo prima, tutti gli investitori che vogliono iniziare, tutte le persone che vogliono iniziare ad investire, devono selezionare l'orizzonte temporale, l'obiettivo, ma anche la loro tolleranza al rischio. E molto spesso per selezionare che cosa fare è importante in qualche modo sapere come sono dal punto di vista di rischiosità gli asset che andiamo a selezionare. Quindi li ho divisi in queste due sezioni. Da una parte abbiamo gli investimenti a basso rischio e poi ci tengo a dire, è difficile fare una separazione dicotomica precisa, perché per esempio nel basso rischio noi troviamo i conti di risparmio e depositi bancari che in quel caso sono sicuri, io direi al 100%, no? Ehm, hanno dei tassi di interesse bassi, spesso inferiori all'inflazione, e normalmente questi sono tipologie di investimento che non vengono fatte per guadagnare soldi, vengono fatte per detenere i soldi in momenti nei quali non si sa quale decisione prendere. A me è successo di inserire i soldi in conti risparmio, che magari davano il 2 o 3% anno o comunque al trimestre, per cercare di capire come si muove il mercato, per cercare di capire dove andare a investire o per cercare in qualche modo di dilatare le mie tranche di investimento, non tutte nello stesso momento. Però questa è una tipologia di investimento conservativa, non è di crescita, quindi a noi interessa relativamente, quindi io non li conterei i conti di risparmio. Una parte che sicuramente è a più basso rischio, ma io non vi direi che è a rischio zero, perché non c'è niente a rischio zero, sono le obbligazioni. Le obbligazioni sono dei prestiti che noi facciamo ad enti o ad aziende che ci pagano un interesse, una cedola, perché hanno ricevuto questi soldi. Generalmente sono meno volatili rispetto alle aziende e probabilmente un po' più sicure, no? Però non è così, perché può succedere, poi ci sono delle obbligazioni statali, le obbligazioni delle company, quindi questo è diverso. Le obbligazioni statali è molto difficile che falliscano, perché giustamente se dietro c'è l'Italia, c'è la Spagna, c'è l'America, è difficile che succeda, danno dei rendimenti bassissimi, tu mantieni il tuo capitale, non è che cresce granché. Sulla parte corporate, quindi quelle delle obbligazioni legate a delle società, in questo caso puoi avere dei rendimenti anche più alti, ma il rischio aumenta. E può succedere, a me è successo, che un'obbligazione fallisse, cioè l'azienda che ha preso a prestito dei soldi sia fallita e quindi io abbia perso ogni centesimo. Quindi è vero che sono meno rischiose, ma in realtà diciamo che vanno valutate all'interno di un portafoglio in ottica di diversificazione, ma comunque se hanno un lato di meno volatilità, quindi pregevole da questo punto di vista, nello stesso tempo non escludo completamente la loro rischiosità. Però in qualche modo sono un buon investimento per chi ha una tolleranza al rischio molto più bassa, perché vedono i loro soldi che non crescono e non scendono in maniera troppo forte. Legati alle obbligazioni sicuramente ci sono i fondi obbligazionari, non ve ne parlo, sono la stessa cosa, cioè al posto di comprare un'obbligazione compri un fondo obbligazionario. Se andiamo invece in tipologie di investimento più rischiose, sicuramente ci sono quelle, ma anche a potenziale di rendimento molto più alto, ci sono le azioni. Le azioni rappresentano la parte di una proprietà di una società. Quindi tu acquisti una porzione della società, chiaramente una porzione infinitesimale, no? Cioè prima che tu acquisti una parte della società devi acquistare tante azioni, cioè cosa che un individuo difficilmente può fare, no?
Le azioni hanno un duplice vantaggio, secondo me. Uno, che hai possibilità di guadagnare dalla fluttuazione del prezzo di quell'azione, sia in alcuni casi dai dividendi. Cioè, quando l'azienda fa dei profitti, una parte la può dare a fine dell'anno, al semestre, a chi ha acquistato quella società, o meglio, chi ha acquistato le azioni di quella società, ok? In percentuale, quindi ti danno una parte. Quindi tu hai la possibilità di guadagnare due volte. È chiaro che poi ci sono dei contro, cioè le azioni possono essere molto volatili nel breve periodo, ma anche nel lungo, perché l'azione può scendere e salire in maniera repentina. Quindi secondo me le azioni sono ideali per chi ha una resistenza al rischio più alta e per chi ha un orizzonte temporale almeno di 5-10 anni. Chi compra le azioni e le cambia ogni 2 settimane, chi le fa ogni 6 mesi, chi ogni anno, onestamente non si può parlare tanto di investimento, si parla magari più di trading e più cose del genere. Altre tipologie di investimento un po' più spinto, quindi dei rendimenti più alti, sono gli ETF. Gli ETF sono Exchange Traded Funds. Gli ETF sono fondi che replicano l'andamento di un indice di mercato, come potrebbe essere l'S&P 500 americano. Secondo me sono un modo molto semplice per diversificare il portafoglio, no? Perché investono con un click, quindi acquistando un ETF, investono in un insieme di azioni, in un cluster di azioni o di obbligazioni, così riducendo il rischio dell'acquisto di un'azione sola. Quando tu acquisti un ETF, acquisti 10, 20, 100, 1000, 3000 azioni contemporaneamente, delle porzioni chiaramente, quindi il tuo rischio scende nettamente. È chiaro che il tuo rendimento è più basso perché tu detieni tutte e 5.000 azioni, una salirà, una scenderà, via discorrendo, si fa la media in base anche alla percentuale di peso di ogni azione all'interno di questo indice e quindi chiaramente si riduce nettamente il rischio, ma le performance possono essere sempre molto molto importanti, no? E questo è un aspetto che rivedremo fra poco, quindi teniamolo a mente, la diversificazione. E poi ci sono i fondi di investimento. Un fondo di investimento è gestito normalmente da professionisti che scelgono un insieme di azioni, quindi è una gestione attiva. Di solito l'ETF è passivo, ok? Um, sono dei fondi gestiti, quindi c'è qualcun altro che decide che cosa mettere all'interno molto spesso di questo fondo, molto spesso possono essere tematici, cioè tu compri un fondo healthcare, quindi sulla salute, un fondo tecnologico, ehm, però hanno delle commissioni di gestione particolarmente importanti, no? Che quindi nel tempo possono ridurre i guadagni. E poi chiaramente ehm, i dati lo dimostrano, molto spesso l'acquisto di azioni fatto con raziocinio, con criterio di ETF, nel lungo periodo dà dei risultati assolutamente più importanti in termini di rendimento rispetto ai fondi. Ci sono tante altre tipologie di investimento, appunto come quella degli immobili, no? Nell'acquisto di immobili per metterli a rendita o per insomma farci delle soluzioni appunto di B&B. Ci sono degli investimenti alternativi, facciamo e faremo dei video anche su questo, quindi investimenti nel mondo dell'agricoltura, nel mondo delle criptovalute e via discorrendo, nel mondo dell'arte, cioè c'è la possibilità di diversificare anche in questo caso. E per arrivare a questo discorso, secondo me è importante quando si parla di come delle tipologie di investimento parlare in maniera connaturata del fatto che è fondamentale quando si selezionano le tipologie di investimento avere una regola che è un minimo denominator comune, la diversificazione, che la diversificazione è la chiave del successo. Non per le performance, ecco, questo sia chiaro, ma assolutamente perché la diversificazione riduce il rischio, ragazzi. E molto spesso quando noi pensiamo all'investimento,
abbiamo un po', e questo è colpa delle persone che ce lo spiegano, no? Ci spiegano come investire, di come i media parlano della tipologia di investimento di questi miliardari che diventano sempre più ricchi perché investono nel Bitcoin, perché investono in un'azione in particolare. In realtà non si sa bene che dietro il mondo dell'investimento è un mondo assolutamente molto molto rischioso, molto pericoloso, dove la prima regola è quella di non perdere i soldi e di avere una crescita costante negli anni, anche se piccola, cioè è meglio guadagnare poco costantemente che guadagnare tanto una volta, perdere tanto un'altra e via discorrendo. Quindi le regole base che ce le insegna Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi, sono abitualmente quella della diversificazione e quella anche chiaramente di avere una consapevolezza, una conoscenza di dove si sta andando ad investire, ma soprattutto di investire nel lungo periodo, cioè di lasciare il nostro investimento che corra nel tempo senza andarlo in qualche modo andare a toccare. Ma quindi il punto fondamentale è diversificazione, cioè comprare tipologie di investimenti diversi, asset diversi. Parliamo di azioni, come diciamo prima, obbligazioni, ETF, fondi, oro, materie prime, cioè un portafoglio ben strutturato deve avere qualsiasi di queste asset. Perché? Perché avendo queste tipologie di asset, il portafoglio può andare bene in teoria in qualsiasi ciclo economico, perché non è detto in un momento di bull, quindi nel mercato in cui va bene, le azioni andranno bene, ma non è detto che vada bene magari l'oro, non è detto che vada bene magari un'altra, le obbligazioni e via discorrendo. Quindi ci sono dei cicli economici continui, ci possono essere dei momenti nei quali assolutamente, e questi sono ricorrenti, la borsa scende del 30%, del 20% ogni 3 anni circa, ogni 7 scende anche del 30%, questo in media. Bisogna essere consapevoli che per ridurre il rischio di trovarci in un momento nel quale ci troviamo col 30-40% di capitale in meno, è meglio rischiare di meno, diversificare con asset che magari ci portano meno soldi, cioè non avere tutto azionario, ma avere un po' di azioni, un po' di obbligazioni, quindi ridurre il nostro rischio diversificando. E questa diversificazione non vale solamente per gli asset, quindi dire compriamo azioni e obbligazioni. Diversificazione vuol dire anche diversificare in base al settore nel quale noi andiamo ad investire. Chiaramente se noi compriamo solo azioni tecnologiche il nostro rischio aumenta e si impenna rispetto al fatto di comprare delle azioni della salute, delle azioni immobiliari, delle azioni tecnologiche e via discorrendo, ok? E anche dal punto di vista geografico, un'altra tipologia di diversificazione è quella geografica, cioè andare a dire non ho solo azioni americane, compro anche delle azioni europee, delle azioni cinesi, perché? Perché se l'Europa va in recessione, almeno io ho la Cina che dovrebbe, è vero che siamo in un mercato sempre più interconnesso, ma in qualche modo dobbiamo bilanciare il nostro rischio andando a mettere nel nostro paniere, nel nostro portafoglio, soluzioni diverse, quindi diversificazione geografica, settoriale, di asset, sono le basi per andare a ridurre il nostro rischio e andare a creare un portafoglio diversificato ma strutturato bene. Quindi quali tipologie di investimento, di strumenti selezionare, lo facciamo sempre in ottica di diversificazione, ok? E poi c'è la parte più facile. Io su questa, ragazzi, andrò molto molto veloce. È la parte attiva, cioè una volta che abbiamo capito perché investire, come investire e quali tipologie di investimenti voler fare, dobbiamo operativamente buttarci, no? E quindi scegliere un broker e aprire un conto di investimento. Un broker è praticamente una piattaforma che ci permette di acquistare e vendere strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, ETF, fondi, no? Ed è un intermediario tra noi e il mercato finanziario, ok? Senza un broker non siamo in grado di fare delle operazioni di investimento. Quindi prima di tutto dobbiamo scegliere un broker e questa è la parte probabilmente più difficile. Io ho già fatto un video dove ho fatto vedere
dove ho parlato recentemente, adesso poi magari lo metto qua sopra così lo potete vedere, dove ho parlato di alcune piattaforme molto interessanti per i giovani che iniziano, ma quelle piattaforme vanno benissimo anche per chi inizia per la prima volta e non è giovane ad investire nel mercato azionario, obbligazionario, quello che ha. Quindi per chiunque vada ad investire. Le regole sono chiare, cioè prima di selezionare un broker dobbiamo in qualche modo informarci su alcuni parametri. Il primo è quello della sicurezza e della regolamentazione, cioè prima di tutto dobbiamo sapere che quel broker sia regolato da autorità finanziarie affidabili, e quindi sappiamo che in qualche modo c'è una regolamentazione, c'è stato in qualche modo approvato da delle autorità finanziarie e che agisca in maniera sicura. Beh, questo è molto semplice, ragazzi, cioè controlliamo, leggiamo dove stiamo mettendo i nostri soldi. Molto spesso tantissime persone sono state fregate con i bitcoin perché hanno messo i propri soldi all'interno o li hanno lasciati all'interno di alcuni broker nuovi, poco sicuri, che hanno fatto sparire nettamente il denaro o che sono stati hackerati, quindi erano poco sicuri. Quindi selezioniamo dei broker conosciuti, famosi, ce ne sono tantissimi, ragazzi, e sinceriamoci che abbiano il bollino che siano stati autorizzati. E poi chiaramente incominciamo a vedere quali servizi ci danno, no? E i servizi come li dobbiamo determinare in base ai nostri obiettivi. Se noi vogliamo fare degli investimenti molto semplici, magari ci sono delle tipologie di broker molto easy, no? Che hanno poche funzioni ma chiare, oppure che ci permettono già in qualche modo di avere dei piani di investimento già strutturati, già personalizzati, no? E quindi noi non dobbiamo in qualche modo metterci la nostra testa, ma possiamo comprare dei piani di investimento già strutturati magari dall'intelligenza artificiale dopo che noi abbiamo fatto un questionario. Quindi come selezioniamo un broker? In base ai nostri desiderati, in base a come vogliamo investire, dove vogliamo investire, che cosa vogliamo investire. Se invece noi in qualche modo abbiamo una strategia già strutturata, abbiamo un piano di investimento di un certo livello, chiaramente dobbiamo selezionare un broker che magari gestisce le blockchain, che magari gestisce quindi le criptovalute, che magari gestisce tutte le tipologie di ETF e via discorrendo, ok? E poi un punto non indifferente è quello di cercare di capire quali sono i costi e le commissioni, perché quello è un punto fondamentale, perché vedete molto spesso quando noi andiamo ad acquistare, o meglio, quando noi andiamo ad acquistare o vendere, molto spesso paghiamo delle commissioni, cioè ci trattengono dei soldi. E quindi questo è un punto evidente, cioè capire quanto ci costa quella parte lì è fondamentale. Quindi secondo me la scelta del broker è molto importante. Poi una volta che si è scelto, vabbè, lì è molto semplice, cioè, uno si registra, verifica la propria identità, collega questo broker al proprio conto, trasferisce i soldi e bla bla bla. Quindi è molto semplice. Poi chiaramente a quel momento lì parte con il primo investimento, no? Quindi acquista e si butta nel mondo degli investimenti. Ma una volta che noi abbiamo selezionato, no, il broker che riteniamo più opportuno e migliore per le nostre esigenze, poi in realtà, ragazzi, molti, ribadisco, hanno delle features molto simili, hanno delle caratteristiche molto simili, e fin quando uno non le prova è difficile anche valutare, no? Quindi leggete anche molto le recensioni in giro, informatevi, navigate il sito in tutte le aree, quindi prima di prendere una decisione. Poi può capitare che voi prendiate la decisione sbagliata, anche a me è capitato di scegliere dei broker dei quali mi sono pentito, poi li ho cambiati dopo un po' di tempo, però bisogna provare, cioè fin quando uno non incomincia ad investire, come dicevo anche prima, fa fatica, no, a capire un pochettino la bontà stessa del, del broker, ma la cosa fondamentale secondo me è partire dall'obiettivo che si ha, cioè se noi non abbiamo tanta iniziativa e vogliamo già qualcosa di semplice,
qualcosa già di preimpostato, ci sono delle soluzioni in questo momento grazie all'intelligenza artificiale che ci aiutano e quindi cerchiamo quelle tipologie di broker. Una volta che però abbiamo in qualche modo creato la nostra impalcatura, no? Cioè abbiamo strutturato la nostra tipologia di investimento, quindi abbiamo selezionato gli asset, abbiamo diversificato, abbiamo aperto il nostro broker, abbiamo incominciato ad investire, beh ragazzi c'è la parte numero 5, c'è lo step numero 5 della nostra scala, che è quella di cercare di gestire e monitorare il nostro portafoglio. Questa secondo me è una parte che molto spesso non viene considerata, no? Perché il monitoring è una parte che è connaturata all'interno di ogni broker, cioè è inutile che vi dica che c'è una parte di analisi. Molti broker hanno delle sezioni dedicate all'analisi del proprio portafoglio, alcuni ce l'hanno più strutturato, altri meno. In molti casi alcune soluzioni hanno un'analisi veramente ben fatta dove uno può vedere non solo le tipologie di investimenti, ma può vedere anche il peso delle valute, quindi quanto ha investito in euro, quanto in dollari, può vedere il peso geografico, può vedere il peso per asset e via discorrendo. E in qualche modo può calcolare anche la rischiosità, no? Il bilanciamento e il rischio del proprio, del propria strategia di investimento. No? E quindi è inutile che vi dica che c'è una parte di monitoring, ma una parte secondo me fondamentale, quella del report, è quella di sapere due cose. Una, che dobbiamo darci un time di controllo. Io mi ricordo che i primi anni nei quali ho incominciato a investire, mi sono trovato a guardare in maniera compulsiva il mio portafoglio, quindi non lo controllavo solo una volta al giorno, ma più volte al giorno. Ecco, questa è una cosa assolutamente negativa, perché crea dei disagi psicologici, cioè nel senso ci può portare a fare delle azioni di acquisto e vendita compulsiva e non strutturata e non legata alla nostra strategia di investimento. E quindi il consiglio è quello di andare in base all'obiettivo che abbiamo chiaramente, ma di andare a vedere il nostro portafoglio una volta alla settimana, magari il sabato quando è in chiusura. Questo viene consigliato da chi non ha una grande esperienza, cioè da chi ha grande esperienza, ma lo consiglia a chi non ha una grande esperienza di investimento. Magari il sabato quando la borsa è chiusa si va a vedere qual è il risultato della settimana, si fa un'analisi, si dice ok, questa settimana ho perso il 3% perché è successo questo, questo, quest'altro. In qualche modo si ha una prospettiva di quello che è successo. Quindi una volta alla settimana, una volta al mese, non di più, perché come diciamo, chi vuole incominciare ad investire deve farlo in un'ottica di lungo periodo. Ok? E perché comunque la creazione di una strategia prevede che non venga modificata continuamente la struttura del nostro portafoglio. Ci possono essere degli aggiustamenti, ma non è richiesto che noi acquistiamo o vendiamo giornalmente, settimanalmente o mensilmente, ok? La cosa più corretta è quella di andare ad acquistare a tranche, cioè se noi abbiamo una strategia, abbiamo già deciso di investire 50.000 euro, faccio un esempio, e abbiamo già in mente che tipologie di investimenti fare, non andiamo ad acquistare 50.000 euro il 1° gennaio o il primo giorno di apertura della borsa dell'anno, andiamo a investire un 10-20% la prima settimana di gennaio, 10-20% dopo 2 o 3 mesi e via discorrendo. Andiamo a investire il nostro capitale all'interno di un anno e mezzo, okay? In modo di fare una media, di acquistare le stesse tipologie, gli stessi asset, le stesse cose che vogliamo comprare in momenti diversi per andare a mediare e ridurre il rischio di comprare nei momenti più alti, ok? Però questo non vuol dire che noi non dobbiamo assolutamente riconsiderare il nostro portafoglio. C'è un aspetto che noi dobbiamo andare a fare che non spiega mai nessuno, è il ribilanciamento del portafoglio. Cosa vuol dire? Che è un aspetto fondamentale della gestione di un portafoglio. Noi dobbiamo aggiustare periodicamente la composizione del portafoglio per mantenere
la strategia che avevamo in atto, cioè per mantenere la diversificazione che noi avevamo pensato. Ipotizzate che voi avete deciso di avere un 50% di azioni, un 20% di obbligazioni, un 10% di oro e via discorrendo. Dopo un anno di mercato vi troverete che magari le azioni da un 40-50% che avevate pensato sono passate a un 70% perché sono cresciute tanto e quindi pesano molto di più rispetto agli altri asset all'interno del vostro portafoglio. Quindi la cosa da fare ogni tot di mesi, ogni 6 mesi, ogni anno è quello di andare a ribilanciare il portafoglio rimettendoli nelle porzioni che noi avevamo precedentemente pensato, ok? Magari poi farò un video sulle tipologie di portafogli più conosciuti, che vi indicano anche delle quantità, no, di asset da andare a posizionare per andare a creare un portafoglio e quindi noi ci dobbiamo attenere a quelle proporzioni lì, no? E non dobbiamo rivederlo ogni 2 settimane, ogni mese, andarlo a rivedere magari all'interno del nostro semestre, all'interno di un anno. Ecco, in quel caso lì la ribilanciatura diventa assolutamente fondamentale. Perché? Perché se noi abbiamo un 70-80% di azioni, mentre ne volevamo avere un 40%, potrebbe esserci un mercato che va giù, un mercato orso in quel momento lì che cambia improvvisamente e voi quindi vi trovate a perdere di più di quello che avevate preventivato, cioè il vostro rischio aumenta rispetto a quello che voi avevate precedentemente preventivato nel vostro progetto, nella vostra strategia iniziale di investimento. Quindi ribilanciare diventa importantissimo. E secondo me questo è un aspetto fondamentale, no? Cioè, quando andiamo a parlare del monitoraggio, bisogna farlo con cautela, ma bisogna andare a ribilanciare una volta ogni tanto. Parlando di gestione del portafoglio, abbiamo parlato di ribilanciamento, ma c'è anche un aspetto, cioè secondo me bisogna avere pazienza, disciplina e questo è un punto fondamentale, l'ho ribadito più volte ma non mi stanco mai di dirlo. Prima di investire definite una strategia che deve contenere all'interno tutte le varie possibilità, tutte le varie decisioni che farete. Questo vuol dire che voi non andrete a decidere solo che tipologie di investimento fare, deciderete anche quando uscire, quando entrare da quell'investimento, se e quando cambiare le tipologie di investimento, cioè direte no, io vendo questa azione perché è cambiato il consiglio di amministrazione, non lo voglio più, lo dovete sapere prima. Dovete quindi non solo sapere l'obiettivo, la durata dei vostri investimenti, ma anche avere ogni dettaglio, cioè anche quando vendere, quando comprare. Eh, Dovete avere tutto in mente, ogni singolo aspetto, non solamente che azione comprare, ok? O che obbligazione andare a comprare. La strategia vuol dire che voi sapete perennemente, in ogni momento della vostra giornata, della vostra settimana, che cosa dovete fare con i vostri investimenti, avercelo scritto su carta. Questo lo usano anche dei trader. Chi lavora e gioca nello stesso giorno ha una guida che segue in maniera assolutamente come fossero i 10 comandamenti. E quindi diventa importante mantenere essere stick, no? Come si dice in inglese, quindi essere legati, collegati, strutturati per mantenere fede alla propria tipologia di cosa, anche se non sta andando bene, alla propria strategia, quindi avere pazienza, avere disciplina, e questi sono i due punti fondamentali legati insieme di rispettare la propria strategia e chiaramente di prepararsi alla volatilità. Questo l'abbiamo detto perché in alcuni casi dobbiamo essere furbi. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una visione di lungo periodo, quindi 5-10 anni, ragazzi, cercate di investire, di lasciare investito per tanti anni, cioè non comprate e vendete, non prendete un'azione e vendetela dopo 6 mesi, un anno, no, io mi sento di dire che è meglio fare un investimento, come ci insegna Warren Buffett, di tanti anni. E perché parlare di volatilità? Perché nei momenti nei quali eh, c'è una decrescita, c'è una discesa, no? Perché è naturale che ci sia, quello può essere un momento nel quale noi andiamo a ricomprare, ok? Andiamo a comprare, ad accrescere
la potenzialità dei nostri investimenti, perché l'interesse composto ci può aiutare. Perché cosa vuol dire? Nel momento in cui noi abbiamo 100, 120, 150 all'interno di un'azione e l'azione sta scendendo, no, in maniera importante perché c'è una discesa del mercato, se noi crediamo che quell'investimento sia positivo, che quell'azione, quell'obbligazione, quello che abbia un futuro, noi in qualche modo approfittiamo delle opportunità durante le crisi. Questo ve lo diranno tutti gli investitori. Nel momento in cui il mercato scende del 20-30%, la maggior parte delle persone va ad acquistare, dei buoni investitori va a acquistare ulteriori azioni di quello che già possiede. Ok? E poi c'è il sesto passaggio. Il sesto passaggio secondo me è importante, il passaggio dell'aspetto fiscale, no? Molto spesso non se ne parla, perché è uno degli aspetti meno glamour, ma più importanti è conoscere la fiscalità, no? Sappiamo bene che gli investimenti sono soggetti in Italia a tassazione e comprendere un po' le regole fiscali ci aiuta ad evitare delle brutte sorprese e a gestire i guadagni in una maniera più consapevole, no? Secondo me molti giovani investitori, giovani nel senso che hanno iniziato a investire da poco, trascurano questa parte pensando che sia quella meno interessante, no? Forse più complicata, ma è importante fin da subito capire come dichiarare i guadagni, quante imposte si pagano, perché nel computo dell'analisi della nostra attività di investimento nel lungo periodo diventa fondamentale. Beh, senza entrare troppo nella specificità, secondo me ci sono degli aspetti importanti da considerare. Il primo i tipi di reddito da investimento. Abbiamo redditi da capitale, che secondo me sono un punto da tenere in considerazione, che sono i guadagni derivati da interessi, dividendi o cedole, no? Ad esempio, gli interessi su un BTP o le cedole di un'obbligazione sono appunto reddito da capitale. Poi abbiamo i redditi diversi di natura finanziaria, sono invece i guadagni che noi otteniamo dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di uno strumento finanziario. Okay? Se vendi ad esempio un ETF con un guadagno, quello è appunto un reddito di natura finanziaria. Normalmente in entrambi i casi che parliamo di reddito da capitale o reddito di natura finanziaria, i nostri guadagni sono tassati al 26%. Ma attenzione, noi dobbiamo considerare un concetto che non viene mai espresso da nessuno. In alcune banche viene trattato da alcuni investitori in banca, cioè meglio da alcuni broker che vi aiutano negli investimenti, e si parla delle plusvalenze e minusvalenze. Quando si vende un investimento a un prezzo superiore a quello di acquisto, realizziamo una plusvalenza, cioè un guadagno che è tassabile, ok? Viceversa, quando vendiamo in perdita otteniamo una minusvalenza. Sopra non ci paghiamo le tasse perché stiamo perdendo, anzi quella perdita può essere compensata nel futuro per i guadagni che otterremo. Cioè, in altre parole, se noi perdiamo, possiamo utilizzare quella cifra che perdiamo un domani, se guadagniamo, per non pagare le tasse su quello che guadagniamo, perché abbiamo perso magari gli anni precedenti, ok? Questa è una cosa da tenere in considerazione, perché molto spesso noi quando investiamo non teniamo in considerazione questo e noi cosa facciamo? Magari perché la nostra strategia lo prevede, all'interno di un determinato periodo vendiamo a perdita alcuni strumenti finanziari. Se noi lo sappiamo nel momento in cui possiamo usufruire di quelle minusvalenze, una tattica da andare a tenere in considerazione, chiaramente questo è un passaggio abbastanza avanzato, è quello di andare a vendere degli strumenti dove siamo in vantaggio, dove stiamo guadagnando, per non pagare quel vantaggio lì, ok? Per non pagare quel gain. Quindi questa è una cosa importante da tenere in considerazione. È chiaro che bisogna parlarne con il proprio consulente di investimento che ci segue, perché ogni tanto bisogna vederli questi aspetti. Le minusvalenze e le plusvalenze vanno considerate. Poi non tutti gli strumenti finanziari vi permettono di averli, ma questo è un altro paio di maniche. E poi c'è un altro aspetto dal punto di fiscalità da tenere in considerazione, e su questo io ci ho sbattuto la testa,
Sono le due modalità di gestione fiscale, una è amministrativa e una dichiarativa. Quella amministrativa è la più semplice ed automatica, no? Che è usata dal 90% delle persone. Ehm, e l'intermediario finanziario, quindi la banca o il broker, che calcola e versa automaticamente le imposte per conto tuo. Cioè se tu guadagni, lui pensa tutto quanto e quindi non devi dichiarare nulla nel 730 o nel modello dei redditi, no? Quindi tutto questo viene fatto direttamente dal broker. Okay? Poi c'è invece, e queste piattaforme, vi faccio degli esempi, così avete già un'idea: Fineco, Banca Sella, Directa, le poste, e ce ne sono tanti altri. C'è invece un regime dichiarativo dove è la persona stessa che investe che deve dichiarare i guadagni e le perdite nel modello dei redditi. Ok? E questo succedeva soprattutto in passato, perché adesso sta cambiando, con i broker esteri. Io ho utilizzato Interactive Brokers, ma anche succedeva sui Toro, su De Giro, ehm, o per le criptovalute, ed sei tu che devi dichiarare. E questo cosa vuol dire? Che sei tu il sostituto di imposta, no? Calcoli le imposte e le versi tramite un F24. Quindi quando vai a fare la dichiarazione devi compilare il quadro RV e via discorrendo, e quindi devi farti seguire da un commercialista che conosca queste cose. Io l'avevo fatto e ne ho pagato un po' le conseguenze, perché poi non tutto era stato fatto nella maniera più corretta nella dichiarazione. Nulla di grave, però sappiate che c'è una differenza tra regime amministrativo e regime dichiarativo. Si può scegliere qualsiasi dei due, non è questo problema, bisogna sapere semplicemente che il dichiarativo ha bisogno di una partecipazione attiva da parte dell'investitore. E poi un aspetto da tenere in considerazione, sempre da un punto di vista fiscale, è la differenza di tassazione. Prima vi ho parlato del 26%, ma ci sono alcune tipologie di investimenti che hanno una tassazione più bassa, al 12,5%, che sono i titoli di Stato tipo i BTP e i BOT, no? Ehm, Chi ha comprato il BTP Plus, lì come si chiama, quello Italia, che è stato rilasciato a febbraio, se non sbaglio, del 2025, ha quella tipologia di tassazione, no? Poi ci sono dei fondi pensione che hanno una tassazione ancora minore, le criptovalute hanno quella del 26%, bla bla bla, e quindi dobbiamo tenere in considerazione anche la tassazione di quando andiamo a selezionare, no? Perché in un'ottica di diversificazione, ma anche di regime fiscale, di analisi fiscale, potrebbe avere senso all'interno del nostro portafoglio non solo avere azioni e obbligazioni, ma avere anche dei titoli di Stato, no? Perché ci permettono di avere una tassazione più bassa, o anche di fare degli investimenti per il nostro futuro in fondi pensione, perché sono ehm, meno tassati. Okay? E quindi abbiamo un po' visto velocemente, ma in maniera abbastanza strutturata, anche il nostro sesto step per la guida pratica su come iniziare ad investire. E poi secondo me c'è il punto finale, che è un po' la chiusura, il settimo step del nostro lungo viaggio su come investire da zero, che parla dei rischi degli investimenti. Io ci tengo particolarmente a chiudere qui, perché quando si parla di investimenti è fondamentale comprendere che ogni tipologia di investimento comporta un certo livello di rischio, più basso o più alto. Non c'è nulla che non è rischioso, ragazzi. Quante volte uno pensa: comprare la casa è la cosa meno rischiosa, ma quante volte è capitato che veramente uno ha comprato una casa e poi si è accorto di avere un vicino che gli creava problemi, si è dovuto spostare, quindi ha venduto nel giro di poco, quindi ha perso i soldi dell'agenzia. Insomma, non c'è nulla, anche quello che si crede possa essere veramente semplice, senza rischi, non esiste. E anche i mercati finanziari non sono mai completamente prevedibili, cioè non è che uno sa che per forza quell'azione, anche se la Apple salirà nel futuro, nessuno può sapere. Il mondo cambia talmente velocemente che tutto può cambiare, ok? E nel giro anche di poco. Quindi dobbiamo essere consci che il mercato subisce delle fluttuazioni importanti, ci sono delle perdite, dei periodi di volatilità, e quindi bisogna sapere, quando si va a investire, quali sono le principali tipologie di rischio, no? Quindi devi andarle a considerare, perché non c'è solo il rischio del mercato. Questo è il primo del quale vi voglio parlare. Il rischio di mercato è quello che si riferisce alle fluttuazioni dei prezzi, no? Causate dai cambiamenti dei mercati finanziari.
Perché? Perché ci possono essere cambiamenti nell'andamento dell'economia, quindi magari c'è un momento di recessione o c'è un momento di inflazione, può cambiare dalle politiche fiscali, no? Quindi dai tassi di interesse, da eventi geopolitici, li vediamo perfettamente con le guerre che ci sono, che creano delle non solo guerre in senso vero, ma guerre commerciali, no? Tra Russia, Cina, America e via discorrendo. Tutto questo può influire sugli asset che noi teniamo e poi chiaramente ci sono anche le performance delle aziende che noi siamo andati a acquistare, sia che siano in obbligazioni, sia che siano in azioni. Quindi il rischio del mercato è connaturato, no, all'interno delle nostre tipologie di investimento, ma c'è anche un'altra tipologia di rischio, che è il rischio di credito, che riguarda la possibilità che un emittente di obbligazione, quello che vi ho parlato prima, che sia un'azienda o un governo, non riesca a ripagare il proprio debito. Okay? E se un'azione fallisce o non è in grado di onorare il debito, il valore delle obbligazioni può crollare o addirittura lasciarli a zero. Quindi c'è un rischio di mercato, c'è un rischio di credito e c'è un rischio di liquidità. Questo magari non sembra rischioso come altri, ma è da tenere in considerazione e si verifica quando non si riesce a vendere un investimento al prezzo che si desidera o una velocità necessaria. Pensate ad esempio al caso in cui voi avete un appartamento, volete venderlo perché dovete comprarne un altro e avete già sottoscritto, avete già fatto l'offerta e quindi dovete venderlo in una maniera che non rispetta la velocità vostra e quindi dovete abbassare il prezzo per venderlo in maniera più veloce, oppure appunto che non rispetta il prezzo desiderato. Ehm, Questo succede molto spesso nel mercato immobiliare, ma succede anche nel mercato delle azioni, perché banalmente quando voi andate a vendere un'azione, non è detto che la vendiate al prezzo desiderato, molto spesso la vendete al prezzo di mercato, no? O molto spesso vi dovete tenere in considerazione che uno dei criteri con i quali andate a selezionare gli asset che andate a mettere è anche capire la liquidità che ha quello strumento che andate a selezionare, cioè se c'è tanta domanda e offerta, perché altrimenti vi potete trovare con degli strumenti finanziari che vengono messi sul mercato e non riuscite a venderli né al prezzo desiderato, ma neanche nel momento in cui desiderate. Io mi ricordo che avevo comprato un'azione Fiera Milano, ne avevo preso un numero abbastanza grande e me l'aveva venduto a tranche nel giro della giornata perché eh, le domande e l'offerta era talmente poca, ma questo tanti anni fa, che io la volevo vendere a un prezzo, l'ho venduta tutto totalmente a un altro, quindi il mio calcolo del guadagno era totalmente erroneo, quello che avevo fatto precedentemente, avevo detto la vendo a 100 così guadagno tot, in realtà poi me l'ha venduta totalmente a tranche diverse e quindi ho guadagnato molto meno di quello che avevo pensato, quindi c'è un rischio anche di liquidità. Ehm, quindi queste secondo me sono delle considerazioni da tenere a mente, no? Quindi la strategia, il rischio, quando si va a investire, dobbiamo essere consapevoli che non può essere totalmente cancellato, ma in qualche modo, come ci insegna Warren Buffett, quindi la prima cosa è non perdere, dobbiamo cercare di minimizzare l'impatto del rischio cercando di proteggere il nostro capitale. Quindi torno a ripetere, la prima cosa, cercare di diversificare, ho già detto che è la tecnica più potente per ridurre il rischio, no? Ehm, e secondo me è una cosa che molto spesso, e sempre più spesso, soprattutto quando uno incomincia a diventare, no, un po' più confidente con gli investimenti, non pensa più, cioè incomincia a diventare, ad aumentare la propria resistenza al rischio, no? E quindi si trova ad avere delle soluzioni in portafoglio create tutte nella stessa maniera, cioè ad avere magari tutte azioni e tutte azioni tech o tutte azioni growth. Tutte azioni growth vuol dire che tutte potenzialmente possono portare grossi guadagni, ma nei momenti di down del mercato prendono delle botte incredibili.
perché si basano sul fatto che devono crescere in maniera importante quarter su quarter. Quindi questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione, cioè anche quando incominciamo a diventare un po' più esperti, diversifichiamo sempre come vi abbiamo detto prima. E poi sempre per ridurre il rischio impostare degli stop loss e dei limiti, no? Gli stop loss sono degli ordini automatici che vengono un asset quando il suo prezzo arriva ad una soglia che noi avevamo precedentemente selezionato, no? Quindi la nostra strategia deve prevedere quando è lo stop loss. Noi dobbiamo dire, ok, la mia resistenza al rischio mi dice che nel momento in cui il mio capitale perde il 10%, il 5% io vendo, nonostante tutto. Non deve essere fatto così, deve essere fatto in una maniera un po' più strutturata, però per farvi intendere, cioè dobbiamo anche sapere quando vogliamo che noi sappiamo che il nostro rischio, la nostra tolleranza al rischio ormai è massima, ok? E poi per concludere, secondo me bisogna rimanere informati ed aggiornati. Ecco, questo è un punto del quale io non ne ho parlato in maniera approfondita, ma secondo me nel momento in cui una persona incomincia ad avere il desiderio di investire, ehm, deve incominciare a diventare una persona che conosce di finanza personale e quindi deve incominciare a masticare, a leggere libri, deve incominciare a informarsi, deve incominciare a leggere i magazine che parlano di questo, seguire podcast. Cioè, purtroppo l'investimento, la strategia di investimento, la finanza personale richiede molto tempo, richiede un investimento di molto tempo perché richiede la costruzione di una consapevolezza, di una conoscenza molto forte e in qualche modo per preservare il proprio capitale e per farlo crescere. Perché? Perché la maggior parte delle persone che investono perdono e quindi solamente attraverso la conoscenza, attraverso l'informazione, noi possiamo costruire la nostra strategia, possiamo costruire, sapere qual è il nostro rischio, ma soprattutto conoscere noi stessi per capire che non dobbiamo in qualche modo farci trasportare dalle emozioni, ma dalla conoscenza, dalla strategia e da quello che abbiamo imparato facendo gli investimenti. Quindi ragazzi abbiamo visto questi 7 step, secondo me fondamentali per chi vuole imparare o vuole incominciare ad investire, partire da zero, come si dice, a 100. Ditemi i vostri commenti all'interno, appunto, le vostre considerazioni all'interno dei commenti, cioè cosa ne pensate, se c'è qualche altro punto fondamentale da andare a considerare per chi vuole partire, cosa avete fatto voi quando avete incominciato ad investire, perché ogni elemento è buono per creare una community e crescere in competenze tutti quanti, veramente per cercare di proteggervi di tutto il nostro capitale e per farlo crescere. E mi raccomando, iscrivetevi al canale M per Money. Ci vediamo presto ragazzi, ciao!